Buongiorno, io e la mia gattona Sofì vi diamo il benvenuto. Oggi cominciamo a parlare di Socrate, quindi un nuovo importante personaggio della storia della filosofia e Sofì mi aiuterà, vero Sofì? Aia, non mordere Sofì. E quindi, beh, Sofì forse se ne vuole andare. Vuoi fare un bel salto? Brava, brava. Allora, cominciamo a parlare di Socrate. Socrate è importantissimo snodo della storia della filosofia occidentale, è un personaggio tuttavia enigmatico, soggetto a differenti interpretazioni. Noi sappiamo, ce lo dicono moltissime fonti, che nel 399 a.C. ad Atene, 399 a.C., Socrate fu sottoposto ad un clamoroso processo. Quali erano le accuse contro Socrate? Socrate era uno dei più eminenti, dei più popolari, dei più amati tra gli ateniesi, un filosofo che aveva molto successo. Com'è possibile che sia stato portato alla sbarra e condannato a morte? Quali erano i capi d'accusa? Prima di tutto, quali erano gli accusatori? Attenzione, gli accusatori erano tre. Il primo era Meleto, diciamo così, il primo, che, aveva materialmente presentato l'accusa, i capi d'accusa li aveva depositati presso l'Arconte Re, quindi aveva dato proprio il via al processo. Però a lui si erano uniti altri accusatori, in particolare Anito e Licone. Licone si era occupato soprattutto delle fasi preparatorie del processo, aveva avuto un ruolo diciamo più pragmatico. Chi erano? Meleto, Anito oppure Anito, pronunciate come volete, e Licone. Meleto e Licone erano personaggi praticamente sconosciuti. Meleto era un poeta, ma insomma un poeta fallito, assolutamente sconosciuto. Stessa cosa vale per Licone. Licone era un oratore. Erano personaggi che non avevano avuto alcun successo e che quindi probabilmente si unirono, capite, ad Anito, parteciparono all'accusa contro Socrate semplicemente per avere un po' di notorietà, perché erano stati trascinati a farlo. Da chi? Appunto da Anito. Tra i tre, l'unico personaggio importante e che rappresenta in qualche modo la vera spiegazione del processo contro Socrate è senz'altro Anito. Anito era un politico molto importante di quel regime, di quella forma di governo che aveva dei motivi, come vedremo, per avercela con Socrate, per desiderare l'eliminazione di Socrate. E infatti noi ci troviamo nel 399 e siamo in democrazia. È stata la democrazia, ricordatevi sempre questo, ad accusare, a processare e a uccidere Socrate, non un regime tirannico, ma la democrazia che era stata ripristinata intorno al 402 a.C., perché prima che cosa era successo? Prima era successo che Atene avesse perso, come sapete, intorno al 404 a.C., avesse perso definitivamente la guerra del Peloponneso contro Sparta. La potenza ateniese viene annientata nel 404 a.C., le lunghe mura che univano la città di Atene al Pireo, al suo porto, vengono distrutte e Atene da quel momento viene sottomessa a Sparta. Questo è il punto. E quindi chi aveva condotto quella guerra
era un altro regime democratico. La democrazia aveva perso la guerra, ma non la democrazia di Pericle, che era morto all'inizio della guerra. Vi ricordo che la guerra con Sparta, la guerra del Peloponneso, era iniziata nel 431 a.C. Pericle era morto probabilmente nel 429 a.C. di peste, proprio all'inizio della guerra. La democrazia di Pericle era stata poi portata avanti da personaggi molto discutibili, da demagoghi. La democrazia ad Atene aveva dimostrato di essere in crisi, di essere precipitata all'interno di un regime assembleare in cui personaggi discutibili riuscivano a persuadere l'assemblea e insomma vi erano proprio sintomi di anarchia, di corruzione, di degenerazione, di mancato rispetto delle regole, anche delle regole fondamentali della Costituzione politica ateniese. Questa democrazia in qualche modo impazzita, in qualche modo degradata, molto demagogica, aveva portato Atene alla sconfitta nella guerra contro Sparta nel 404. Attenzione, che cosa era successo? Che dopo la sconfitta la democrazia ateniese fu ribaltata 403 a.C. da un regime tirannico, o meglio oligarchico, il regime dei 30 tiranni, a capo del quale vi era Crizia, un regime molto duro, molto dispotico e di simpatie filospartane. Cos'era successo? Nella parentesi breve, dopo la sconfitta ateniese del governo dei 30 tiranni, che durò non più di 8 mesi, molti della fazione democratica furono uccisi, moltissime persone, ancora di più furono quelli mandati in esilio. Tra quelli mandati in esilio c'era appunto Anito, che era un leader democratico ed è, abbiamo visto, il principale accusatore di Socrate. Anito oppure anche Trasibulo, d'accordo? Poi, dopo soli 8 mesi, abbiamo visto, circa nel 402 a.C., il regime dei 30 tiranni viene abbattuto e ritorna la democrazia. Ritornano al potere i leader democratici che i 30 tiranni avevano mandato in esilio, tra cui appunto Trasibulo e Anito, che pure aveva una funzione molto importante. Quindi dobbiamo dire che in questa nuova democrazia, instaurata dopo 30 tiranni, che è il regime politico che ebbe interesse a liquidare Socrate, in questa nuova democrazia Anito era un leader importante, possiamo dire forse che era il numero 2 o uno dei numeri 2 rispetto a Trasibulo, che era il numero 1, il capo incontrastato di questo nuovo regime democratico. Questo nuovo regime democratico detesta Socrate perché? Perché è un regime democratico molto diverso di quello demagogico, anarchico che aveva regnato in precedenza fino alla sconfitta di Atene. Era un regime democratico sì, ma era un regime democratico che da un punto di vista etico, da un punto di vista valoriale, era un regime conservatore. Cioè era ostile a personaggi nuovi che avevano rinnovato la cultura e la filosofia, come i sofisti e Socrate. Venivano odiati Sofisti e Socrate, accomunati tra di loro nell'ottica di Trasibulo e dei nuovi democratici, perché avrebbero portato a delle idee nuove, anche e soprattutto nei confronti dei giovani, idee anticonformiste o relativistiche che avrebbero favorito il logoramento della morale, della religione, dei costumi tradizionali. Quindi sicuramente erano democratici quelli che uccisero Socrate, il governo che all'epoca era dominato da Trasibulo, erano democratici nelle procedure, cioè da un punto di vista strettamente politico, però comunque erano fortemente conservatori, volevano rinnovare, riportare in vita gli antichi valori
usi, costumi, consuetudini, religioni di Atene, perché pensavano che il crollo di questi valori avesse appunto portato alla sconfitta con gli ateniesi, capite? E quindi questi personaggi, questa nuova democrazia, il Trasibule Anito, considerava Socrate, accomunandolo appunto, vedendolo alla stessa stregua, considerandolo alla stessa stregua dei sofisti, un nemico, uno che tendeva a mettere in discussione tutto, uno che tendeva a negare la sapienza, l'autorevolezza, la dignità dei governanti, dei personaggi più importanti di Atene. Socrate era un critico, un criticone, uno che portava avanti una critica corrosiva delle classi dirigenti, d'accordo? Uno che Socrate insieme ai sofisti, uno che veniva considerato un personaggio che aveva finito per screditare la democrazia o il potere politico individuale. Vedremo meglio in seguito quali fossero le vere motivazioni da parte dei leader democratici contro Socrate, e i motivi della loro ostilità contro Socrate. Vedremo meglio dopo, in maniera più precisa, più approfondita, più sottile, quali fossero i loro motivi per considerare Socrate un personaggio scomodo, un personaggio pericoloso. Lo capiremo meglio ovviamente anche dopo aver esaminato la vita e il pensiero di Socrate e l'azione di Socrate all'interno della polis ateniese. Quali erano le accuse contro Socrate? Attenzione, le accuse contro Socrate erano più di una. Socrate viene accusato di empietà, oggi diremmo di irreligione, di ateismo, di eresia, no? Per usare dei termini successivi, empietà, mancato rispetto nei confronti della religione civica, della religione istituita. Empietà, il capo d'accusa diceva più nello specifico: Socrate non crede negli dei della polis e anzi introduce nuove divinità, il che sembra insomma un po' in contrasto con l'ateismo. Infatti Socrate, come vedremo, lo metterà in evidenza nel suo discorso, nel discorso con cui si difende in tribunale. Cioè Socrate viene contemporaneamente accusato di ateismo, come tra poco vedremo, ma viene contemporaneamente accusato anche di qualcosa che è in contrasto con l'ateismo, cioè l'accusa è quella di credere in divinità differenti rispetto a quelle della città, rispetto a quelle della religione tradizionale, istituzionale. Socrate, dice il capo d'accusa, lo ripeto, non crede negli dei della città, ma introduce nella città nuove divinità differenti, divinità che non c'entrano niente con quelle tradizionali. Tuttavia questa accusa, vedremo, ha un fondamento. Socrate, come molti altri filosofi, non aderiva alle opinioni religiose tradizionali, istituzionali, popolari, aveva una sua religione più filosofica o insomma comunque differente rispetto a quella istituita. Un altro capo d'accusa, strettamente legato al primo, all'empietà, è quello di corruzione dei giovani. Infatti Socrate perché veniva considerato pericoloso? Perché si rivolgeva ai giovani, d'accordo? Si rivolgeva ai giovani, quindi era particolarmente pericoloso. A chi lui secondo gli accusatori, non era soltanto empio, ateo, irreligioso, insegnava queste idee pericolose, contrarie alla tradizione, ai giovani, perché Socrate era molto ascoltato dai giovani. Socrate dirà nel suo discorso di difesa che non era in realtà lui ad andare a cercare i giovani, ad andare a cercare coloro con cui parlare, ma erano i giovani che spontaneamente
venivano da lui e volevano ascoltarlo, volevano insegnamenti da lui. Comunque Socrate era popolarissimo tra i giovani, quindi corruzione dei giovani perché? Perché Socrate insegnava queste idee considerate inaccettabili dagli accusatori, le insegnava appunto ai giovani. E attenzione, nel capo d'accusa c'è scritto anche che Socrate attenzione, si occupa di cose che non gli competono, d'accordo? Che non gli competono, indagando ciò che c'è sopra la terra, ciò che c'è nei cieli, le cose che stanno nei cieli e le cose che stanno sotto la terra, giungendo a conclusioni empie, d'accordo? Quindi la sua impietà, attenzione, a cosa era riferita? Ai suoi interessi naturalistici. Lui viene accusato di naturalismo, d'accordo? Di dare un'interpretazione materialistica, naturalistica, naturale, atea, ai fenomeni naturali. Lui, Socrate, indaga cose che non gli competono, indaga ciò che è sopra la terra, ciò che è nei cieli e ciò che è sotto la terra, arrivando a conclusioni empie. Quindi Socrate viene visto come un naturalista, come un filosofo della physis. Vi ricorderete, ed è Socrate stesso che lo ricorda, ovviamente lo ricorda esplicitamente nel suo discorso di difesa, che questo tipo di accusa era la stessa che era stata mossa 30 anni prima ad Anassagora. Ricordate che aveva subito un processo anche lui per empietà, e anche nel suo caso l'empietà da cosa derivava? Dalle sue indagini fisiche, naturalistiche, di filosofia della natura, perché Anassagora sosteneva che il Sole e la Luna non fossero divinità, ma il Sole fosse una massa incandescente, un corpo fisico, un corpo incandescente, e la Luna fosse una massa terrosa, invece gelida. A Socrate vengono imputate le stesse identiche accuse, cioè l'empietà deriva dall'interpretazione naturalistica, materialistica della natura. Quindi le stesse accuse di Anassagora. Ma voi direte, ma noi abbiamo studiato che Socrate non era un filosofo della physis, si occupava della virtù, si occupava della giustizia, di che cos'è la virtù, di che cos'è la verità, si occupava dell'interiorità dell'uomo, conosci te stesso. Attenzione, questo è vero sicuramente nella seconda parte della vita di Socrate, però Socrate in gioventù era stato un naturalista, come poi ripeteremo in seguito, ed era stato proprio un discepolo di Anassagora che si era trasferito, come abbiamo visto se avete seguito le mie lezioni di Anassagora, ad Atene, diventando un collaboratore, un consigliere di Pericle. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, forse avete già capito, che si tratta di accuse vecchie, cioè che si tratta di accuse che fanno riferimento alla giovinezza di Socrate, al primo periodo, ai primi 40 anni, diciamo così, della vita di Socrate, accuse che erano diventate accuse probabilmente false, d'accordo, ma che comunque erano diventate un luogo comune, erano molto diffuse all'interno della cittadinanza, soprattutto all'interno di certi ambienti conservatori che appunto trattavano Socrate come un pericoloso naturalista ateo come Anassagora. Quindi probabilmente pregiudizi su Socrate, dicerie su Socrate che si erano sedimentate da molto tempo. Adesso poi vedremo anche meglio perché vi erano state delle opere letterarie di successo che avevano deriso Socrate, che avevano accusato Socrate molto tempo prima proprio di queste cose. Socrate inoltre, ultimo capo di accusa, viene accusato di far prevalere il discorso più debole sul discorso più forte, cioè viene accusato di essere un sofista ingannatore, rendere forte il discorso più debole, rendere debole il discorso più forte. Questo è un frammento che viene attribuito a Protagora, il primo e più importante dei sofisti. Quindi Socrate viene anche accusato
di essere un sofista, di essere un ingannatore, di essere uno che con le abili, sofisticate armi della retorica, tipiche dei sofisti, con le armi del dialogo, dell'arte della persuasione, retorica dei sofisti, inganna, rende più forte il discorso più debole, d'accordo? Quindi ingannando, offendendo la verità, quindi corrompe i giovani non solo perché insegna delle teorie naturalistiche atee, empie, ma corrompe i giovani anche perché insegna loro la tecnica della persuasione ingannevole, la tecnica dell'imbrogliare, dell'ingannare con i discorsi come i sofisti quando vengono visti ovviamente in maniera negativa. Tutte queste accuse, attenzione, sono le stesse, proprio con le stesse parole che erano state formulate 30 anni prima in una commedia di Aristofane. Quindi vedete, riprendono un cliché che era stato attribuito a Socrate già da decenni precedenti. Lo vedremo poi meglio in seguito. Chi era Socrate quando è nato? Abbiamo notizie sulla sua vita, perché solo ovviamente commentando la sua vita e il suo pensiero potremo poi arrivare a capire meglio quali sono le strategie, le motivazioni, quali sono le cause che l'hanno portato al processo. Quindi, come vedete, anch'io un po' con una tecnica sofistica, retorica, ho iniziato dalla fine, ho iniziato dal processo che condanna a morte Socrate. Riprenderemo invece il processo, la condanna a morte nei dettagli, così come sono descritte in alcune opere, come sono descritti in alcune opere di Platone, alla fine della nostra trattazione di Socrate. Socrate nasce ad Atene ed è un ateniese doc al 100% perché sia suo padre sia sua madre erano ateniesi. Sapete, se avete avuto sentore di storia greca, che era difficilissimo per uno straniero ottenere la cittadinanza ateniese. Soltanto chi avesse avuto padre e madre ateniese poteva avere la cittadinanza ateniese. Socrate nasce ad Atene circa nel 470 a.C. Suo padre si chiama Sofronisco, sua madre si chiama Fenarete, d'accordo? E quindi nasce nel 470 a.C. Attenzione, una cosa importante da dire subito, che Socrate non appartiene ad una famiglia aristocratica. Non appartiene ad una famiglia aristocratica, anche se i suoi genitori sono molto agiati, sono benestanti. Sofronisco è uno scultore, quindi un artista, ma anche sua madre lavorava, come appunto capitava all'interno della classe non aristocratica, perché gli aristocratici generalmente non lavoravano e in particolare le donne aristocratiche certamente non lavoravano, invece i genitori di Socrate lavoravano entrambi e questo già fa capire che lui non apparteneva alla nobiltà ateniese. Forniscono uno scultore. Attenzione, Fenarete era una levatrice, noi oggi diremmo ostetrica, no, una levatrice, una di quelle donne che aiutavano la nascita dei bambini. Questo sarà importante perché Socrate utilizzerà questo dato in maniera metaforica e anche ironica per, come tutti sanno, per descrivere il suo proprio lavoro, se di lavoro si può parlare, la sua attitudine, dirà Socrate, è come quella di mia madre, io sono come una levatrice, ma questo lo vedremo ovviamente in seguito. E quindi la formazione di Socrate avviene proprio a metà del V secolo a.C., durante il periodo di massimo splendore anche culturale e artistico di Atene, l'Atene di Pericle,
in cui anche dal punto di vista della filosofia, ma non solo dal punto di vista della letteratura, della tragedia, della cultura in generale, Atene era diventata la città leader del mondo greco, con una democrazia radicale in cui vi era la totale libertà di espressione. Quindi Socrate sin da giovane viene a contatto con personaggi molto importanti, per esempio della filosofia, appunto con sofisti come Protagora o Gorgia o altri, oppure con i grandi scrittori di tragedie e così via. Infatti, nei dialoghi di Platone, Socrate compare come personaggio in molti dialoghi, compare e viene rappresentato mentre discute contro Protagora o con Gorgia nei dialoghi di Platone che appunto si chiamano Protagora o Gorgia, ma anche con altri sofisti, come per esempio Callicle, Polo, sempre nel Protagora e nel Gorgia, oppure Callia, oppure anche Trasimaco. Nel primo libro della Repubblica di Platone c'è un famoso scontro tra Socrate e Trasimaco, quindi Socrate in piazza e nelle abitazioni private aveva continui dibattiti dialettici, retorici con i sofisti. Attenzione, e noi non abbiamo molte notizie sulla prima parte, sui primi 40 anni della vita di Socrate. Perché? Perché Socrate inizia la sua vita pubblica, scopre di dover fare filosofia in un certo modo, soltanto nel 430 avanti Cristo circa, ma non siamo assolutamente sicuri della data, cioè soltanto quando era già grande, bello grande, aveva 40 anni, mentre i primi 40 anni della sua vita non sono, diciamo, rilevanti e lui non aveva avuto successo né popolarità. Secondo alcune fonti, lui si sarebbe inizialmente dedicato al lavoro di suo padre, cioè sarebbe stato anche lui scultore, oppure si sarebbe dedicato addirittura alla tragedia, quindi sempre un ambito artistico come quello di suo padre. Secondo alcuni sarebbe stato assistente di Euripide, il grande tragediografo. Però la svolta arriva ad un certo punto nel 430 a.C. Stavo dimenticando, prima del 430 a.C. Socrate aveva una filosofia di stampo naturalistico, una filosofia della Fusis ed era discepolo, come abbiamo visto, di Anassagora. Tuttavia non si dedicava più di tanto alla filosofia, capite? Non aveva delle teorie originali. Era uno scultore, era un poeta tragico, seguace di Anassagora, ma non aveva grande interesse per la filosofia. Fino al 430 a.C. Socrate seguiva, diciamo, blandamente gli insegnamenti di un personaggio come Anassagora. Nel 430 arriva la svolta, perché che cosa succede? È lo stesso Socrate che lo racconta nel suo discorso con cui si difende al processo contro di lui nel 399, discorso che c'è stato ricostruito da Platone. Ovviamente è un'opera importantissima di Platone. Chiariremo in seguito questo fatto, l'Apologia di Socrate di Platone. Non è Socrate che scrive, anche perché Socrate per scelta decide di non scrivere niente. Lui affida il suo insegnamento esclusivamente all'oralità, alle discussioni orali. Non scrive alcun tipo di opera. Quindi noi abbiamo, questa è una famosa opera all'interno della letteratura greca, la ricostruzione, non sappiamo quanto fedele purtroppo, del discorso in sua difesa che Socrate attua e pronuncia in tribunale, appunto l'apologia. Apologia significa difesa, no? L'apologia di Socrate non fatta da qualcun altro, l'apologia di Socrate, la difesa, no, avvocatizia di Socrate in tribunale pronunciata dallo stesso Socrate. Socrate è molto abile, è un re dei discorsi e quindi
non nomina un avvocato che pronunci la difesa al posto suo, si difende da solo, parlando da solo, ciò che era consentito durante il processo dalle regole della democrazia ateniese. E quindi che cosa dice Socrate nell'Apologia? Socrate correttamente e intelligentemente afferma, come abbiamo detto prima, che i veri motivi per cui lui è stato portato alla sbarra, per cui lui rischia di essere umiliato, eliminato, quantomeno screditato, non sono quelli contenuti nei capi d'accusa, d'accordo? Quelli, magari, quei motivi sono soltanto una copertura. Ricordate, nei capi d'accusa vi era scritto è in pietà, non crede negli dei della polis, crede in altre divinità, e che introduce nella polis che non c'entrano con la religione tradizionale, è ateo, comunque arriva a conclusioni empie, atee, osservando quello che c'è nei cieli, sotto la terra, inganna i giovani e così via, ma in realtà le vere motivazioni del processo della condanna di Socrate non sono quelle, l'abbiamo visto, le vere motivazioni sono motivazioni politiche. C'erano tanti sofisti ad Atene, c'erano tanti empi atei naturalisti ad Atene, ma certo non venivano portati a processo. Socrate, quello che dava fastidio di Socrate non era il fatto che fosse ateo, posto che fosse vero, o che fosse un naturalista, un materialista, uno che desse spiegazioni materialistiche e naturalistiche ai fenomeni della natura, o che fosse un abile retore che riusciva a far passare per vero un discorso falso. Le vere motivazioni, e per questo Anito, che è un leader politico del regime democratico di Atene, è in prima linea con la sua faccia ad accusarlo, le vere motivazioni sono motivazioni politiche, e l'abbiamo visto, lo vedremo meglio in seguito. Socrate veniva visto come qualcuno che corrodeva i principi di base e la legittimità stessa dei governanti del regime democratico e magari di qualunque regime politico, perché lo stesso Socrate dice nell'Apologia di Socrate scritta da Platone, dice per bocca di Platone che queste accuse dei capi d'accusa che vengono rivolti sono tutte accuse vecchie, no? I primi decenni della sua vita, che erano rimaste, insomma, che erano rimaste diffuse all'interno del popolo ateniese sin dalla commedia di Aristofane, di cui diremo in seguito. Ma la vera motivazione del processo a Socrate, la vera motivazione che spinge a portare Socrate sotto processo è un'altra, è rappresentato dal suo metodo di interrogare, la famosa interrogazione, la famosa domanda socratica, e della sua vocazione come filosofo della morale e della politica successivi al 430. Cosa era successo nel 430? Un evento ben preciso. Un amico di Socrate che si chiama Cherefonte, è Socrate stesso come personaggio dell'Apologia di Socrate di Platone che ce lo racconta, Cherefonte si reca all'oracolo di Delfi. Sapete l'importanza degli oracoli e dei pronunciamenti, dei decreti, degli oracoli nell'antichità. L'oracolo di Delfi. All'oracolo di Delfi tu potevi porre delle domande, poi ti rispondeva una sacerdotessa, una sacerdotessa che era un personaggio un po' agitato, si dimenava, si contorceva, urlava. Questa Pizia era proprio come se fosse invasata dagli dei, no? Andava in uno stato di trance, o comunque di invasamento divino, pronunciava delle parole spesso sconnesse, dava, come un po' tutti gli oracoli dell'antichità, dei responsi, il responso dell'oracolo, che spesso non era chiaro, un responso che spesso era enigmatico, doveva essere interpretato, perché non era
non era assolutamente chiaro. In questo caso invece la Pizia risponde in una maniera stranamente molto chiara, diretta ed estremamente netta. Qual è la domanda di Cherefonte all'oracolo di Delfi? Cherefonte va a chiedere a Delfi: esiste qualcuno, esiste qualche uomo che sia più sapiente di Socrate? La risposta della Pizia dell'oracolo è no. Nessun uomo è più sapiente di Socrate. Socrate è il più sapiente degli uomini, ma con precisione, se ci atteniamo al testo, la domanda di Cherefonte è: esiste un uomo più sapiente di Socrate? La risposta dell'oracolo di Delfi è: nessun uomo è più sapiente di Socrate. Quindi Socrate è il più sapiente di tutti. Socrate stesso nell'Apologia ci dice ovviamente di essere stato molto sorpreso da questo oracolo. Lui era un personaggio comune, un uomo della strada che non aveva nessuna popolarità, non aveva nessuna competenza particolare. Nessuno ad Atene gli riconosceva di essere il più sapiente degli uomini. Allora che cosa fa Socrate? Socrate pensa peraltro che l'oracolo, essendo di origine divina, non possa mentire, non può essere smentito, bisogna credere che abbia detto la verità e che quindi non ci sia nessuno più sapiente di lui. Socrate cosa fa? Per mettere alla prova quello che ha detto l'oracolo, che lui, ripeto, non vuole negare, ma comunque per cercare di comprendere il significato del responso dell'oracolo, lui si rivolge ai sapienti ateniesi. Cioè, se lui, l'oracolo ha detto che lui è più sapiente di tutti, allora quelli che vengono considerati i veri sapienti, lui va e li interroga, d'accordo? Ponendo delle domande che poi vedremo meglio in seguito. I sapienti, lui va prima di tutto da un primo tipo di sapiente, prima tipologia di sapiente sono i politici. Fa delle domande, vedremo poi, ripeto, in seguito quali sono le domande di Socrate, e Socrate è insoddisfatto delle risposte. Cioè nessun politico, anche personaggi più importanti, personaggi più colti, più importanti, gli danno impressioni di sapienza. Lui si convince che tutti i politici, governanti, personaggi più importanti di Atene siano ignoranti, abbiano una sapienza falsa, una sapienza una sapienza fallace, la loro sapienza sia soltanto apparente. Socrate non è mai soddisfatto delle risposte alle sue domande. Vedremo in seguito che Socrate fa delle domande di tipo generale, universale. Il politico deve approvare una legge o portare avanti un atto, un'azione politica. Per farlo dovrebbe sapere che cos'è il giusto, l'ingiusto, che cos'è la virtù. Ecco, i politici hanno una sapienza particolare, sanno come funzionano le istituzioni, hanno delle conoscenze tecniche, ma a livello più universale e generale, quando si chiede loro che cos'è la virtù, che cos'è il giusto, che cos'è l'ingiusto, come si determinano legge giusta o ingiusta, i politici non sanno rispondere a questo tipo di domande che Socrate pone. E allora Socrate inizia a pensare che la sapienza umana, come dice lui letteralmente nell'Apologia, la sapienza umana vale poco, che nessuno è veramente sapiente, d'accordo? Che siamo tutti ignoranti e che il significato dell'oracolo, della risposta dell'oracolo di Delfi voglia appunto sostenere questo, d'accordo? Socrate va a interrogare i sapienti e scopre che la loro sapienza è fasulla, è assolutamente fasulla. È una sapienza che è appunto esclusivamente settoriale, ma non è una sapienza di ciò che è più importante, di ciò che è universale, di ciò che è generale. E quindi Socrate mantiene l'idea di non essere sapiente, però pensa che anche gli altri che vengono considerati più sapienti di lui, non lo siano, non sappiano niente. Nessuno di noi sa niente, d'accordo? E quindi la spiegazione dell'oracolo di Delfi sarebbe che Socrate è il più sapiente degli uomini. Perché? Perché è ignorante esattamente come gli uomini, ma ha rispetto a tutti gli altri almeno una cosetta, una cosa piccola in più. Cioè Socrate è consapevole di non sapere, so di non sapere,
mentre gli altri uomini, compresi famosi politici e rinomati politici, mentre gli altri uomini pensano, pretendono di sapere e invece non sanno. Sono ignoranti tutti, ignorante Socrate, ignorante sono i politici, però i politici pretendono di sapere e si sbagliano, mentre invece Socrate, ignorante come loro, perlomeno sa, è consapevole, è cosciente di non sapere, di essere ignorante. Quindi Socrate è più sapiente rispetto agli altri uomini, perché tutti gli altri uomini sono ignoranti, tutti siamo ignoranti, però tutti gli altri uomini pretendono di sapere. Socrate invece sa di non sapere e quindi paradossalmente, ironicamente, è più sapiente degli altri. Questo è il famoso motivo, è il motivo iniziale proprio del pensiero, della filosofia di Socrate, il famoso tema dell'ignoranza socratica. Socrate dice nell'Apologia non si rassegna, va ad interrogare altre tipologie di sapienti, va a interrogare i poeti. E anche qui i poeti hanno una sapienza che non è una vera sapienza, non sanno niente di ciò che è importante, sanno come si costruiscono i versi, conoscono Omero a memoria, cose del genere, ma quando tu chiedi a un poeta che cos'è il bello, che cos'è il santo, che cos'è il giusto, che dovrebbero essere, in realtà tutte domande che si riassumono, vedremo, in Socrate in un'unica domanda: che cos'è la virtù? Che cos'è il bene in sé? Il poeta non ti sa rispondere, dice Socrate, il poeta compone, non sa neanche perché compone, e compone in base a delle intuizioni, a dei sentimenti, come se fosse pervaso da una creatività divina, d'accordo, dice Socrate, ma non ti sa razionalizzare, non ti sa spiegare in cosa consista la propria sapienza, in cosa consista la virtù poetica. Socrate poi, come terza e ultima categoria, attenzione, questa ha una certa importanza, va anche dagli artigiani, quindi Socrate non disprezza la sapienza pratica, la tecne, d'accordo? L'artigiano che sa costruire una casa oppure una sedia oppure qualunque altra cosa, un oggetto manuale, materiale, va dagli artigiani e cosa succede? Anche qui resta molto deluso, cioè gli artigiani non hanno alcun tipo di sapienza. Fate attenzione perché se leggete con attenzione l'Apologia di Socrate vi rendete conto che Socrate tratta gli artigiani molto meglio dei politici e dei poeti. Sostiene che gli artigiani quantomeno hanno una sapienza pratica, cioè hanno una sapienza, sanno come costruire la sedia oppure la casa, sanno quali sono i materiali, come bisogna sagomarli, come bisogna metterli insieme in modo che non crollino, cioè, almeno sanno produrre qualcosa, hanno una sapienza pratica perché loro si occupano di cose pratiche a differenza dei politici e dei poeti. Quindi per Socrate gli artigiani un minimo di sapienza in più rispetto ai politici e ai poeti ce l'hanno, ma soltanto appunto delle cose pratiche. Quando si tratta di dire che cos'è il bello, che cos'è il buono, non lo so, che cos'è l'efficiente, l'utile, quando magari nel loro caso, nel caso degli artigiani, devono determinare cos'è più utile quando costruiscono qualcosa e loro non te lo sanno dire. Attenzione, Socrate nell'Apologia non fa riferimento a queste cose che vi sto dicendo, cioè al tipo di domande precise che lui rivolge a queste categorie e al motivo per cui queste categorie danno a Socrate una risposta che dal punto di vista di Socrate è insoddisfacente. Queste cose che vi sto dicendo io non le dice Socrate nell'Apologia, le dirà attraverso Platone in altre opere, quindi sto facendo delle anticipazioni. Socrate dice semplicemente che queste categorie sono prive di sapienza. Socrate dice anche una cosa che di solito è trascurata nei testi, nei manuali, nelle sintesi che presentano il pensiero socratico, perché sempre, se noi andiamo alla fonte diretta, alla lettura del testo originale, troviamo delle verità, delle specificazioni che spesso si perdono a volte
nelle sintesi, nelle interpretazioni, nelle presentazioni del pensiero di qualcun altro, bisogna sempre andare invece a leggere il testo originale. Socrate dice che il motivo della mancanza di sapienza di queste tre categorie con cui lui esaurisce la sua ricerca sta anche nel fatto, attenzione, questo potrebbe essere una cosa molto moderna, che tutti questi personaggi di queste categorie, politici, poeti o artigiani, pensano, attenzione, non solo di avere sapienza nella loro arte particolare, ma di avere sapienza in tutto. Cioè sono presuntuosi. Non solo pensano di saper fare il loro mestiere, ma essendo considerati sapienti, pensano di essere sapienti in generale, cioè pensano di sapere tutto, anche relativamente agli altri mestieri, alle altre materie, agli altri ambiti di cui non sono specificamente competenti. Cioè, come succede magari oggi, capite, sui social network, e noi andiamo a scrivere di tutto, pensando di sapere tutto, di avere un'opinione su tutto, dalla politica internazionale alla medicina e così via. No, questo è uno dei motivi perché denota la falsa sapienza, cioè la presunzione di conoscere non solo la propria materia, il proprio ambito, ma di essere sapienti in tutto, cioè in maniera onnicomprensiva. E quindi Socrate scopre che il Dio, attraverso l'oracolo di Delfi, gli ha affidato una missione. Non bisogna sottovalutare, questo lo ripeteremo più volte, l'origine e la motivazione religiosa dell'agire di Socrate e di quella che Socrate esplicitamente chiama nell'Apologia proprio la sua missione, essere stato mosso, inviato da un Dio. Lui ha una missione, svelare l'ignoranza di tutti. Quindi capite, da quel momento in poi, 430 a.C., che cosa fa Socrate? Socrate inizia a dar fastidio, a scocciare, capito? Diventa, state capendo perché se lo volevano togliere anche proprio di torno, e interrogare tutti, dimostrando a tutti che di non avere sapienza. Socrate peraltro risulta antipatico anche perché lui non ha da contrapporre all'ignoranza altrui una propria risposta, una propria soluzione, perché lui si presenta come un ignorante, so di non sapere, lui vuole essere solo un catalizzatore, lo vedremo, uno che tira fuori da ciascuno la propria sapienza che è al suo interno. Ma Socrate, quindi Socrate che cosa fa? Cioè invece di costruire, distrugge, cioè ha un ruolo puramente confutatorio, demolitorio. Fa delle domande sulla virtù, sulla sapienza, su che cos'è il giusto. Lo vedremo quali sono poi le domande, i contenuti e la tecnica del domandare socratico. Non riceve mai le risposte soddisfacenti, spinge l'interlocutore a dare una seconda e una terza risposta, ma poi non c'è una conclusione. Socrate le demolisce tutte. Così, questo dice di essere la sua missione, cercare di star dietro tutti, di non lasciarli, di non mollarli mai nell'ambito della virtù. Vuole sapere qual è la virtù, che cosa ognuno definisce come virtù e quali sono i fondamenti dell'agire umano di qualunque professione, di qualunque sapienza, il bene, il bello, il santo, il giusto. Nessuno gli dà una risposta conveniente e lui continua a confutare dicendo di non sapere niente, presentandosi come un uomo della strada, un ignorante. E quindi ovviamente questo dà molto fastidio. Capite adesso perché vogliono levarselo di torno? Socrate appare come uno che mette in discussione la dignità, che mette in discussione la competenza, è lo stesso diritto di governare dei governanti, dei magistrati, degli alti ufficiali e così via, svelandone la loro ignoranza, andando dappertutto, svelando l'ignoranza. E quindi dal punto di vista chiaramente del potere politico, del potere costituito dalla democrazia dell'epoca, Socrate appariva, come i sofisti, appariva corrosivo, appariva un critico spietato
della democrazia, ma anche di qualunque forma di governo, perché metteva in evidenza che ogni tipo di presunto sapiente, di governante, in realtà non aveva le basi teoriche, le basi intellettuali per poter esercitare l'arte del governo, della magistratura o di qualunque altra cosa, anche di professioni diverse, perché era appunto un ignorante. Quindi Socrate viene visto dal potere politico come uno che non fa altro che distruggere l'oggettività della legge, le pretese di poter distinguere il bene dal male dal punto di vista da parte dei reggitori dello Stato, dei magistrati e di tutti gli altri. Uno che mette quindi proprio in discussione la possibilità che esista realmente una legge, che esista davvero un fondamento per la legge, per la morale e per il governo. Ma per capire meglio Socrate, per capire poi anche il pensiero, la filosofia e il tipico dialogare socratico, bisogna dire di più ancora sulla vita di Socrate, sulle sue caratteristiche del carattere, quindi ci vogliono ancora molti elementi biografici che vedremo nella prossima lezione. Arrivederci, grazie per ora.